Buongiorno a tutti, inizierò questa lunghissima avventura in Vietnam, circa 3 settimane da Ho Chi Minh, la città più popolosa della nazione. Con precisione sono venuto al delta del Mekong, che è chiamato anche Grande Cestino di Riso, proprio perché in questa regione viene prodotto più del 50% del riso che è consumato in tutto in Vietnam. Si trova al sud-ovest del Vietnam ed è lungo 4.350 metri, si estende dal Tibet fino al mare cinese meridionale e questa grandissima pianura alluvionale ospita circa 17 milioni di persone che si nutrono e commerciano i prodotti tramite veri e propri mercati galleggianti, quindi un'avventura incredibile, iniziamo! Rồi mời ngắm mây trời bơi. Hè qua thu mang gió đông xa, nắng xuân dịu dàng tràn lan chốn thôn trang nơi ngày tung quang mà tiếng chàng xa mờ biển. Ok. Il delta del Mekong è famosissimo per la sua rete intricata di fiumi, canali e palude che ne rendono un ecosistema spettacolare. Da non dimenticare che durante la stagione delle piogge e la stagione secca qui il paesaggio è completamente diverso perché il fiume sale di livello e quasi va a ricoprire tutte le strade intorno. È una regione di straordinaria bellezza naturale e ricchezza culturale, dove l'acqua domina ogni aspetto della vita. Visitarlo significa immergersi in un mondo dove la natura e l'essere umano vivono in stretta armonia, offrendo un'esperienza indimenticabile perché tutti i paesaggi che mi circondano sono veramente unici. Adesso è arrivato il momento di ritornare sulla terraferma e ci spostiamo un'altra volta verso la città di Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, la parte più caotica del Vietnam, conosciuta anche come Saigon, ha cambiato 3 volte il nome e poi grazie a un generale rivoluzionario gli è stato dato il nome di Ho Chi Minh. È una delle città più popolose del Vietnam ma anche grandissimo e forte centro finanziario. È divisa in 24 distretti, di cui il distretto numero 1 al quale consiglio tutti di andarci, è quello più turistico. Da non dimenticare che il Vietnam è famosissimo per il cibo di strada. A Ho Chi Minh troviamo bancarelle che ti fanno cibo per strada squisito ovunque. In questo momento sono venuto a mangiare da questa persona, già la seconda volta che ci torno, che fa una specie di maccheroni con il beef e l'uovo, è veramente bravo, guardate, lo sta facendo. Questo è quello che mangerò oggi, fantastico. Come vedete queste cucine non sono all'interno ma sono tutte quante situate all'esterno sui marciapiedi e molto spesso non c'è neanche spazio per camminare.
Qui stanno friggendo, stanno lavando, stanno preparando i piatti, invece lui frigge direttamente su strada. Guardate dove mi trovo, questo è il ristorante e all'interno lì a dietro vivono, ci stanno le camere da letto e questa è la strada. E la cosa più assurda, non ci sono posti all'esterno perché sta piovendo, siamo in Vietnam, non ci sono problemi. Andiamo di fronte nella gelateria, che probabilmente sono amici, e abbiamo un tavolo che ci aspetta qui, guardate. Ecco, qua c'è Adriano che mi aspetta. Buon appetito. Il Vietnam in passato era diviso in due parti, Vietnam del Nord e Vietnam del Sud. Il Vietnam del Nord era formato dalle truppe dei Viet Cong, le truppe vietnamesi avevano il supporto della Russia e della Cina, mentre invece il Vietnam del Sud c'era il governo di Saigon, che era un governo prettamente comunista ed erano supportati dagli americani, perché gli americani avevano interessi geopolitici ma anche condividevano gli stessi ideali di quei tempi. Il Cu Chi Tunnel è stato costruito da quella minoranza di vietnamesi che cercavano di ripararsi dai bombardamenti e soprattutto dalle torture, perché a quel tempo gli americani con le truppe comuniste del Vietnam stavano cercando di sterminare tutti e per ripararsi cosa facevano? Trovavano rifugio in questi tunnel che sono lunghi oltre 250 km ed uscivano solo di notte quando le truppe americane ritornavano nella loro base. Una storia incredibile, ma adesso vi porterò all'interno dei tunnel, andiamo. Durante la guerra tra Vietnam e Stati Uniti, i vietnamesi non avevano tante possibilità di usufruire di armi e quindi creavano armi naturali come questo qui sotto che vediamo. Gli statunitensi, camminando alla ricerca dei vietnamesi, andavano sul territorio e boom! Cadevano in una trappola del genere formata da canne di bambù avvelenate, dove o morivano per il veleno o venivano tirati sopra e sparati. Questa è la seconda entrata segreta per i tunnel. Vista la dimensione viene da pensare che i vietnamiti all'epoca, le truppe, erano veramente persone basse e di corporatura molto snella. Qui abbiamo due ingressi, a sinistra si andava verso la rete di tunnel principale, mentre invece verso destra si arrivava al fiume direttamente per fuggire in caso di bombardamenti e che andando sottoterra si incontrava qualsiasi specie di animale, tra i ragni ai serpenti e tantissimi insetti, quindi tante persone pur di salvarsi o cercando di andare ai tunnel non ce la facevano e morivano. Vicino ai tronchi o vicino a delle pietre costruivano questi piccoli buchetti che facevano in modo che l'aria arrivasse sotto e per coprire le loro tracce dai cani americani che andavano a sentire gli odori dei vietnamiti mettevano dello spicy tea, ossia del tè piccante, in modo tale che i cani odoravano e se ne andavano. In questo modo le truppe americane non riuscivano mai a trovare questi cunicoli segreti, di cui le entrate erano strettamente nascoste e segrete. Ragazzi, i tunnel sono veramente piccoli. Guardate qui, a stento ci passo, sto quasi camminando con le mie ginocchia a terra. Stiamo passando attraverso i tunnel dove i soldati vietnamiti si rifugiavano durante la guerra del Vietnam. Mamma mia, sono veramente piccole le persone perché il tunnel è caldissimo. Guardate l'altezza, andiamo. Qui abbiamo fatto 60 metri, non se ne poteva più stare su. Viaggiare durante le stagioni poco turistiche ha i suoi pro e i contro. Non ci sono tanti turisti, ti godi di più le attrazioni e tutti i luoghi spettacolari, però c'è la stagione delle piogge e come adesso per mezz'ora è sceso giù il diluvio e tra i vari tunnel e i vari percorsi mi sono completamente bagnato, però anche questo fa parte dell'avventura. Ritorniamo al pullman e si ritorna a Ho Chi Minh City. Ciao ragazzi!
Buongiorno a tutti, un'altra giornata, un'altra avventura. Dopo le 18 ore del pullman notturno di ieri, veramente un'avventura che non dimenticherò mai. Sono arrivato a Da Nang, una città del centro del Vietnam. Le Monkey Mountains, chiamate anche il polmone verde di Da Nang, perché ospitano tantissime tipologie di piante diverse, ma oltre 200 specie di scimmie, tra cui la scimmia dorata, che è una scimmia in fase di estinzione. E in questo luogo, oltre alle pagode buddiste e le grotte, troviamo la statua del Lady Buddha più grande del Vietnam, oltre 67 metri. Andiamo e ve la faccio vedere. Le Marble Mountains hanno diverse grotte al suo interno, due tra le più importanti, quella del paradiso e quella dell'inferno. Al di fuori di questa c'era scritto Dong, ossia questa è la grotta infernale. E alle mie spalle c'è il re degli inferi, che con il suo libro in mano scriveva tutte le azioni buone e cattive delle persone e le metteva su questa bilancia. Il male che avevi fatto ricevevi tanto male nell'altra vita, così anche con il bene. Continuiamo la nostra esplorazione. Arrivato in cima alla montagna e mi dirigo verso una delle grotte più belle. Giù abbiamo visto l'inferno e adesso qua andiamo nel paradiso. Andiamo. Da noi c'è il villaggio di Cam Tam, un villaggio super caratteristico perché lungo il fiume è pienissimo di piante di cocco. Andiamo, ci mettiamo su una delle barchette locali, andiamo a visitare tutto il fiume con i suoi paesaggi. Questo villaggio fu usato come base per le persone di Hoi An e l'esercito vietnamita durante le guerre contro gli americani e i francesi. Si rifugiavano qui in questi villaggi dietro le palme di cocco. La persona che mi sta portando in giro è simpaticissima e ci ha portato tutto intorno alle piante a catturare dei granchi e ci sta facendo fare il giro di tutto il fiume cercando di spiegarci un po' la storia locale, però veramente difficile a capirlo. Say Italy, I'm Italian. Sì, ha capito sicuramente. Una cosa che non vedevo da tantissimi anni, molte delle persone locali per pulire i piatti o i bicchieri usati dai turisti quando mangi usano ancora i pozzi. Guardate, ha preso il secchio, lo sta immergendo all'interno del pozzo, tira l'acqua sopra e qui di lato in una delle piazze principali pulisce sia piatti, bicchieri che vestiti. Bello viaggiare perché da ogni parte dove si va si imparano cose diverse o molto spesso non si imparano cose diverse ma si vedono cose che eravamo abituati a vedere tantissimo tempo fa quando ero probabilmente bambino in Italia, ma che al giorno d'oggi nella nostra parte, nella mia parte del mondo non esistono più, ma in alcuni posti vengono ancora utilizzate certe tecniche. Questa è la cosa più bella. Situata nella costa centrale del Vietnam ed è una bellissima cittadina, quasi una boutique. Ha un fiume al centro che la divide e ci sono tutte queste case e negozi che danno direttamente sul fiume. Nell'antichità era uno dei porti più importanti del Vietnam, in quanto mercanti da tutto il mondo, dall'Europa, dall'America, dalla Cina e dal Giappone venivano qui per far commerciare e scambiare le loro merci. Dove mi trovo in questo momento il famosissimo ponte giapponese, ossia un ponte costruito dai giapponesi nell'antichità che divideva le due civiltà asiatiche, la civiltà cinese da una parte, con il fiume al centro invece la civiltà giapponese dall'altra parte.
durante la stagione delle piogge. Sono venuto a mangiare al ristorante, devo farmi il giro sul fiume con la barca con le lanterne, cosa molto caratteristica ma bella di Hoi An che volevo mostrare a tutti voi. Però stagione delle piogge, guardate la strada dietro di me, cioè le persone stanno completamente camminando con metà delle ruote della bicicletta sott'acqua ed è impossibile camminare. Ma la cosa più assurda, guardate, l'acqua sta per arrivare anche all'interno del ristorante, perché qui il fiume si riempie d'acqua e le strade e i negozi normalmente sono impraticabili, quindi buona fortuna a me. Ragazzi, la tempesta non sembra fermarsi, l'unica soluzione che ci è rimasta è metterci raincoat e camminare nell'acqua. Con i piedi nell'acqua fino al van che ci riporterà all'hotel. Piedi scalzi. Queste sono le nostre condizioni e questa è la strada. Queste avventure le trovate solo sul canale Di Lau Travelers, mi raccomando iscrivetevi tutti quanti, andiamo! Che l'avventura sotto la pioggia abbia inizio! E la cosa più assurda è che sta facendo anche fulmini, lampi e tuoni e noi stiamo camminando completamente coi piedi nell'acqua. Ma anche questo fa parte del viaggio. Stanno anche i motorini, attenzione! Una giornata molto particolare, ormai è volta a termine e non mi resta che restare in albergo stasera, caso vado a mangiare qualcosa qua vicino e domani si inizia un'altra giornata e vi porterò in una destinazione super famosa. Quindi a domani, ciao ragazzi!